Bentornati nel canale L'Uncinetto di Silvana. Nel video di oggi vedremo come si realizza la borsettina che avete visto in anteprima. Utilizzerò un pezzo, ce ne vuole poco, ma comunque se non l'avete, una rete da 5 millimetri o rete canvas di questa un po' più dura o anche quella da giardino. Poi un gomitolo di questa fettuccia, io adesso ne ho 100 grammi, dovrebbe bastare. Questa ha un effetto quasi gommato che una volta lavorata sembra quasi un effetto pelle, però poi voi potete usare la vostra, qualsiasi tipo di fettuccia va bene. Dico fettuccia perché essendo da lo scacchetto da 5 millimetri, logicamente ci vuole un filato grosso per andare a coprire la rete. Qualche marcapunti, una chiusura a cartella di queste con le alette. Io utilizzo quasi sempre queste perché sono pratiche, basta solo infilarle e poi chiudere nella parte dietro. E un ago tira fettuccia come questo, e due ponticelli per inserire sui laterali dove ci andremo ad agganciare con la tracolla o la catena, oppure anche al posto di due ponticelli due anelli che potete andare a cucire direttamente. Partiamo col tutorial. Per prima cosa andiamo a ritagliare la nostra rete e vado a tagliare su questo lato, il lato più stretto, 14,5 centimetri, per la lunghezza 54 centimetri. Come numero di scacchetti sono 24 scacchetti nel lato corto e 91 lato lungo. A questo punto andiamo a mettere i nostri marcapunti che ci serviranno per cucire poi alla fine la borsa. Dimenticavo due laterali, scusate, che misurano 6,1 millimetro circa e nel lato lungo 16,7 centimetri. Come numero di scacchetti abbiamo 10 scacchetti per 28 nel lato lungo e ne andremo a ritagliare 2. Quindi per prima cosa mettiamo un marcapunti nella parte della patella, così sappiamo poi il verso, quando anche andremo a cucire, il verso della borsa. Quindi solo come segnale un marcapunti sulla patella e andiamo a suddividere in questo modo. Parte davanti, vado a contare 29 scacchetti che sono 17 centimetri e nel trentesimo metto un marcapunti. Questa parte è il fondo che sarà da marcapunti compreso 11 scacchetti, all'11° metto un marcapunti. E in centimetri sono 6,7 centimetri. Parte dietro sono come il davanti 29 scacchetti e mettiamo al trentesimo il marcapunti.
tutto il resto è la patella, che sono 22 scacchetti, quindi il sopra e che ci gira poi sul davanti, e misura 13 cm,2 mm circa. Quindi andiamo ad iniziare. Partiamo dalla patella davanti, prendiamo il nostro filo anche un pochino lungo, ago tira fettuccia e andiamo ad iniziare. Conto 1, 2 e dentro. Mantengo la codina dietro così la vado a fermare. A questo punto sono qui nella seconda riga, salgo nella riga superiore, ma non nello scacchetto in alto, ma in quello a fianco. Quindi lavoro in diagonale. Scendo di un altro scacchetto sotto, e vado avanti di uno sopra. Scendo di un altro sotto, e vado avanti di uno sopra. A questo punto non scendo più perché il mio motivo è composto di 1, 2, 3 scacchetti, per cui procedo in avanti. Qui l'abbiamo lavorato, quindi vado in avanti. Vado in avanti di uno scacchetto in alto, vado in avanti sotto, e così fino a coprire tutta la riga. Vedete che intanto sto nascondendo la codina dietro. Continuo uno scacchetto in avanti sotto, uno scacchetto in avanti sopra. Tirate bene la vostra fettuccia, uno in avanti sotto, uno scacchetto in avanti sotto, uno scacchetto in avanti sopra. Vado a lavorare così e arrivo fino in fondo. Arriviamo in fondo alla riga e qui finiamo gli scacchetti, ma dobbiamo chiudere ancora questa parte, quindi sotto avanzo sempre di uno scacco, sopra scendo, vado avanti di uno sotto, sopra scendo e ho chiuso così
tutta la riga. A questo punto scendiamo a fare una riga sotto. Se il verso è questo e finiamo qui in fondo, inizieremo il secondo motivo da qua. Se finiamo di qua, inizieremo sempre dallo stesso lato. Quindi procedo e conto 1, 2, vado nel secondo e vado ad unirmi adesso nei punti precedenti. Quindi questa riga è una riga di lavorazione in comune. Scendo, vado a collegarmi col punto sopra, scendo di un altro scacchetto, ne devo fare 3, 1, 2, 3 punti, e qui procedo uno scacco sempre in avanti sotto e uno scacco in avanti sopra, e andiamo a lavorare così a spina di pesce. Arrivo in fondo, finisco gli scacchetti sopra, quindi sotto continuo ad avanzare e sopra scendo. Guardate come viene il rovescio, non abbiamo bisogno di foderare. Poi a chi piace e preferisce foderare lo farà. Io in questo caso non lo faccio perché abbiamo un rovescio ripulito come il davanti. A questo punto andiamo a fare la terza riga, quindi siamo qui, scendo di uno sotto e vado ad unirmi agli stessi punti di sopra. Non vi potete sbagliare perché prendete il punto sopra, scendiamo di 3 punti, uno l'abbiamo fatto, 2, e 3. A questo punto non scendiamo più e proseguiamo in avanti. Uno scacchetto in avanti sotto e uno scacchetto in avanti sopra. Tiriamo bene, non vi preoccupate per questi forellini, la rete comunque viene tutta coperta e una volta cucita la borsa non si noterà niente.
continuo fino in fondo, arrivo in fondo e devo cambiare il filo perché l'ho finito. Cerchiamo sempre di avere un parecchio filo sul lago, almeno per terminare una riga, che così non vediamo interruzioni né sul davanti né sul rovescio, che ci rimane tutto ripulito. Quindi faccio in questo modo: sul rovescio entro dentro, vado a fermare il mio filo e taglio. Questo gommato non esce perché va ad aderire con il filato, quindi potete stare tranquille. Vado a riprendere ad infilare il mio ago, riprendo sempre bello lungo per almeno finire la riga. Abbiamo terminato da questa parte sulla mia destra, dobbiamo ripartire sempre da qui, quindi inserisco il mio ago dietro, mi vado a fermare e a nascondere il mio filo, mi riposiziono sul davanti e ricomincio. Scendo di 3 punti, e inizio ad andare in avanti, uno scacco in avanti sopra e uno sotto, e lavoro in diagonale. Proseguo così a rivestire tutta la mia rete. Completato il pannello, vedete, questo è il rovescio, che è molto ripulito, quindi non abbiamo bisogno di fodera.
Completato il pannello andiamo a rivestire anche i laterali. Io uno l'ho già fatto, riparto allo stesso modo, secondo scacchetto, codina dietro, scendo, io sono al secondo gomitolo di fettuccia, avevo il gomitolino da unetto, questo è il secondo iniziato, mi manca solo il laterale e la cucitura, quindi ce ne va un etto e mezzo di fettuccia per questo modellino, però ne ho presi due logicamente. Arrivo a fine riga, riparto sotto e vado ad unire tutti i punti. Sono andata uno scacchetto avanti, ho sbagliato, torno indietro, se sbagliate vi accorgete subito, tornate 2 punti indietro e riprendete. Quindi proseguo così con righe di andata e di ritorno e vado a rivestire i miei laterali. Vado ad inserire i ponticelli, oppure potete cucire degli anelli sul laterale. Io utilizzo questi con le alette, la placchettina dietro e mi aiuto con delle pinze. Si schiacciano bene anche a mano, però fa meno male così.
Mi aiuto con i marcapunti per bloccare il laterale e anche i marcapunti che abbiamo messo all'inizio. E inizio a cucirli. Entro nello scacchetto mi sono fermata sempre con la fettuccia passando all'interno della lavorazione e vedete che andiamo anche a ricoprire tutta la parte della rete che ancora è visibile. Scacchetto per scacchetto vado a cucirlo tutto e poi passo all'altro. Cuciti i laterali, andiamo a rifinire tutto il bordo per coprire la rete che c'è rimasta visibile. Quindi mi inserisco sempre con la fettuccia e vado scacchetto per scacchetto a passare tutto intorno per coprirla. Ormai buttavo giù la telecamera. Continuiamo così tutto intorno, passiamo sul laterale, la parte davanti, laterale e la rivestiamo tutta. Ho inserito una targhetta, una piccola chiusura a cartella, una tracolla oppure potete inserire anche una catena. Vediamo le misure da finita, altezza 19, larghezza 15, profondità 6 centimetri. 2 etti di fettuccia, un pezzettino di rete. Io spero che il progetto vi sia piaciuto e vi do appuntamento al mio prossimo tutorial.